Buonasera a tutti, siamo qui allo storico ristorante Pepe in Grani. Abbiamo il piacere e l'onore di essere qui con il maestro Franco Pepe, che ci delizierà della sua presenza e della sua esperienza in una chiacchierata per capire un po' cultura e vari punti di vista. Buonasera. Buonasera a voi. Possiamo iniziare con le domande. Iniziamo dalle basi. Se puoi raccontarci un po' il percorso che ha avuto Franco Pepe, nello specifico, qual è stata la più grande sfida da superare? Allora, il percorso è un percorso che bisogna raccontarlo in 3 generazioni. Cioè, mio nonno ha iniziato negli anni 30 a panificare, fare pane, poi fino agli anni 50 ha iniziato a fare pane, però con un po' di pizza dopo aver sfornato il pane con mio padre. Papà nel 61 ha messo la sua pizzeria, io sono nato in quegli anni e ho vissuto nella pizzeria di mio padre, e quindi abbiamo vissuto la pizzeria come punto di riferimento, quasi come casa, perché era a condizione familiare. E il percorso con mio padre fino poi alla perdita di papà, a un percorso fatto con i miei fratelli nella pizzeria di papà. Nel 2012 mi stacco e creo un nuovo concetto di pizzeria, che è il progetto di Pepe in Grani. Sappiamo che la cucina è in continua evoluzione. Dal tuo punto di vista, la tua visione della pizza è cambiata negli anni? Certo, cioè la pizza come in tutti i campi ci deve essere un'evoluzione, non una staticità. Quindi la pizza, lo sappiamo benissimo, che negli ultimi 20-30 anni ha avuto una grande evoluzione, mentre diciamo negli anni 80, 90, negli anni 70 era solo un prodotto che si realizzava con pochi ingredienti, era un prodotto solo di massa, c'era poca attenzione sulla qualità e sulla scelta delle materie prime, e quindi dopo invece si è cercato di andare alla ricerca di materie prime importanti, quindi non pensare solo all'impasto, perché negli anni 70-80 si focalizzava di essere un bravo pizzaiolo e saper fare l'impasto. Oggi abbiamo capito che non è solo l'impasto, ma l'impasto accoglie le materie prime, accoglie quelle materie prime importanti, perché se l'impasto è fatto di carboidrati, noi dobbiamo rendere un pasto completo e quindi gli ingredienti vanno a completare l'apporto nutrizionale, quindi il bilanciamento. Durante il tuo percorso hai avuto una figura che ti ha ispirato nel lavoro che ancora oggi fai? Certo, mio padre. Mio padre a sua volta è mio nonno, però mio padre è stato il punto di riferimento. Cioè, io mi sono ispirato a lui, oggi accolgo tante persone, parlano delle file di Pepe in Grani, ma le file le faceva fare pure mio padre Stefano Pepe. Papà era un grande, oggi parlano di me come chi ha dato valore al territorio, ma mio padre in quegli anni esplorava il territorio, ma in quegli anni non c'era la comunicazione, non c'era Instagram, Facebook, TikTok, non c'era chi scriveva o faceva recensiva le pizzerie, non c'erano le cosiddette classifiche dei pizzaioli, e quindi non se ne parlava. Ma io non ho fatto altro quello che faceva mio padre. Hai riconosciuto il tuo amore per l'impasto a mano. Cosa rappresenta per te questa tipologia di lavorazione e perché è così importante? È importante soprattutto, ci sono vari aspetti, è importante soprattutto perché attraverso l'impasto a mano rivive ancora mio padre e mio nonno. È un impasto a mano che sa di 3 generazioni. Poi ci sono delle indicazioni, cioè l'impasto a mano è trattenere il saper fare dell'uomo. Oggi noi abbiamo bisogno di tecnologia sicuramente, io sono uno che la utilizza la tecnologia, però a volte ci sono dei passaggi importanti dove noi dobbiamo dimenticare che dobbiamo trattenere il saper fare dell'uomo, la formazione dell'uomo, no? I saperi dell'uomo, perché a volte demandiamo tutto alla tecnologia. Se oggi noi formiamo un ragazzo che si avvia a fare il percorso di pizzaiolo solo con l'impastatrice e gli diciamo
quanti minuti devi girare l'impastatrice, quanta farina deve entrare in quell'impastatrice, quanta acqua e quanto lievito. Noi sappiamo benissimo che quel ragazzo, se casomai la tecnologia lo abbandona, lui non saprà fare nulla. Quindi oggi avere la percezione di saper fare, ma saper fare, come si fa a dire saper fare? Saper utilizzare i sensi, quindi la vista, il tatto, l'olfatto, il gusto. E noi abbiamo un qualcosa di importante, l'uomo ha un qualcosa di importante che alcune cose la tecnologia non ce lo fornisce, e quelle cose servono a dare la propria identità e la propria professionalità. Sappiamo che la pizza spesso viene identificato come uno sgarro, ma sappiamo che in realtà non è proprio così. È possibile sfatare questo mito? Io ci ho ragionato su questo, soprattutto quando in quel bellissimo posto che è il Museo della Dieta Mediterranea lì a Pioppi, dove ha vissuto Ansel Keys, mi è stato dato questo riconoscimento di ambasciatore della dieta mediterranea. Allora lì mi sono chiesto, e visto che nel mio team, perché già era strutturato il team con un agronomo, una figura di un biologo nutrizionista, già io ho cercato di fare in modo di far capire che la pizza doveva essere scagionata dal concetto di strappo, e sono andato al lavoro, un lavoro di ricerca per far capire come mai la pizza è stata considerata sempre uno strappo alla regola. Innanzitutto ho fatto un percorso all'indietro nella storia e siamo andati a vedere che 30 anni fa la pizza a Napoli, un panetto della pizza pesava 180-190 grammi. Oggi i pizzaioli si vantano di dare un panetto di 300 grammi al cliente, e questo è un errore, perché con 300 grammi di carboidrati è difficilissimo bilanciare proteine e lipidi. Quindi il discorso qual è? È che dobbiamo andare a rivedere come negli anni è cresciuto questo panetto della pizza, e in realtà poi secondo me lì c'è pure la fase dove sono nate pure tante intolleranze, no? ai carboidrati. Quindi diciamo dobbiamo fare molta attenzione. Abbiamo fatto un lavoro di ricerca, abbiamo creato questo piccolo menù che è il menù della pizza mediterranea. Io ho realizzato con una mia idea questo piatto. È un piatto dove accoglie una pizza di dimensioni ridotte, dove ci sono dove c'è un panetto di 180-190 grammi e c'è un bilanciamento tra proteine, carboidrati e lipidi, e quindi poi abbiamo messo ho destinato uno spazio alle fibre, cioè le fibre come extra piatto, perché abbiamo fatto un lavoro di ricerca, abbiamo visto che la pizza che cuoce nel forno a 400 gradi in 60-90 secondi, quando esce dal forno ha una temperatura di circa 100-110 gradi tra l'impasto e il condimento. Se tu metti anche la rucola sulla pizza, appena uscita dal forno avviene uno shock termico che abbassa i valori nutrizionali del 30-35%. Questo l'ho fatto con l'università. Poi lo strappo alla regola dove sta proprio? Cioè lo strappo alla regola sta proprio nel consumo assoluto, in assoluto del cornicione. Molti mangiano la pizza e poi consumano i cornicioni. Noi sappiamo che il cornicione rappresenta solo carboidrati assoluti. In realtà se tu sezioni il cornicione dall'impasto che sta sotto al condimento, che è più sottile, noi parliamo del 40-45% che sta sotto al condimento, quindi bilanciato con gli altri ingredienti, del 60-65% che sta intorno, quindi al cornicione. Quindi abbiamo circa un 60-70% di carboidrati assoluti. Non possono essere mangiati in modo assoluto, e qui sta lo strappo alla regola, quindi c'è il pericolo di innalzamento dell'indice glicemico, quindi e tutti gli altre cose che possono derivare dall'assimilazione solo di carboidrati. Quindi con la biologa nutrizionista noi abbiamo previsto abbiamo indicazione nel menù un dressing. Abbiamo creato un dressing creato con oli, acidi, semi del territorio. Questo dressing ha delle proprietà nutraceutiche che vanno a bilanciare i carboidrati assoluti del cornicione. Quindi noi diciamo al cliente che il cornicione va messo nel dressing prima di essere mangiato, quindi va riequilibrato l'apporto nutrizionale. In questo caso abbiamo toccato pure un altro tema
che molte volte voi vedete i cornicioni rimangono nel piatto, il pezzetto di cornicioni, siamo andati a fare un lavoro di ricerca e a volte su serate di 600 pizze noi ci troviamo il peso di 60 pizze, il 10% che va cestinato, quindi abbiamo toccato anche il tema dell'antispreco. Il menù della pizza mediterranea, che è nato nel 2017, è stato confrontato con le università, con le figure scientifiche e in ultimo 2 anni fa con AIRC Milano, AIRC Italia. Quindi l'AIRC si è interessata al nostro menù perché loro mi hanno detto: tu non è che hai creato una pizza per, no, a volte si dice la pizza per il cancro, la pizza, ma una pizza non può avere un aspetto benefico una tantum. Allora il discorso è: creare un menù significa che io, se c'è una qualità di clientela, quella fetta di clientela che vuole mangiare in modo equilibrato la mia pizza, può venire e può scegliere un menù di 12 pizze, quindi può variare, perché variare l'assimilazione di quindi aspetti nutrizionali è una cosa importante, cioè dai un'offerta più ampia, non dai solo una pizza. Da 12 pizze quel cliente può venire 1 o 2 volte a settimana ogni 15 giorni e può scegliere una pizza diversa ma ben bilanciata. Ognuno ha la propria filosofia. Laddove dovessi cercare di raccontarla, ecco, qual è la filosofia che accompagna Franco Pepe nella quotidianità e nel mondo del lavoro? La filosofia sta solo nel rispetto della persona. Io ho creato questo luogo, Pepingrani, oggi qui siamo in Autentica, è la pizzeria più piccola del mondo, 8 posti dove sto io e racconto, ci sono le sale di degustazione, ci sono le sale dove garantiamo la price, le sale di comune pizzeria dove c'è la folla. Quindi la mia filosofia è lavorare per il prossimo, lavorare nel modo giusto per il cliente, sia sotto forma di accoglienza, abbiamo pure le camere, sia sotto forma di formazione del team e di sperimentazione, di ricerca. Pepingrani è pizza, ricerca e accoglienza, quindi facciamo ricerca perché? Perché oggi somministrare è un atto di responsabilità e quindi oggi dobbiamo anche oggi è arrivato il momento dove anche una pizza non deve essere solo buono o non buono considerato al palato, ma deve essere sana. Per essere sana ci vuole ricerca, ci vuole un minimo di competenze, ci vogliono le figure tecnico-scientifiche, perché il pizzaiolo è un artigiano, può lavorare per il buono o non buono, ma senza il supporto di un team non può lavorare e non dire che un prodotto è sano. Sono numerosi i tuoi successi durante la tua carriera, ma oggi Franco Pepe ha ancora degli obiettivi, dei sogni nel cassetto, qualche obiettivo da raggiungere? Allora, diciamo che gli obiettivi sono stati raggiunti più che parlare di successi. Faccio fatica a dire successo. Il successo è una parola che il successo io lo misuro con le 400 persone al giorno che arrivano qua. Quello è il mio successo. E quindi voglio dire, gli obiettivi quali sono? Io mi sento appagato del mio percorso. Oggi pensano che io sia pizzaiolo dal 2012, ma io ho lavorato, come ho raccontato prima, nella pizzeria di mio padre. È una vita che sto vicino a un forno, a un banco, dal gioco da bambino al lavoro che poi ho acquisito dopo e quindi ho fatto dopo. E gli obiettivi futuri sono soprattutto quello che sto facendo nel trasmettere i saperi, perché noi continuiamo a vivere se noi riusciamo a trasmettere i saperi agli altri. Quindi possono essere i miei figli, i miei ragazzi, il mio team. Quest'oggi io sono partito con 7 ragazzi, oggi ho 50 ragazzi che lavorano qua. Quindi voglio dire, oggi se mio nonno e mio padre continuano a vivere per quello che faccio, significa che loro hanno trasmesso a me qualcosa e continuano a vivere, altrimenti nessuno parlerebbe più di loro. La stessa cosa, io posso un giorno continuare a vivere non fisicamente, ma attraverso quello che trasmetto a loro. Approcciarti e relazionarti con tante figure di questo mondo, Sì. sia nazionali che internazionali. Nello specifico, puoi raccontarci anche di cosa ti ha lasciato l'incontro e l'esperienza con Alain Ducasse? Allora,
vi racconto quello che è accaduto con Ducasse, perché non è una cosa molto bella. Io ho incontrato Ducasse varie volte nel mio percorso di vita professionale, però lui non ha mai assaggiato la mia pizza. Non aveva mai assaggiato la mia pizza. Allora che cosa è accaduto? Io avevo un evento a Bologna per la Repubblica, in un palazzo storico. Era un evento dove mi hanno richiesto di partecipare a una cosa molto breve, irrisoria, cioè un incontro con 30 persone, dovevo fare 5 pizze diviso 6 e quindi voglio dire 30 spicchi di assaggi di pizza a questi che mi avessero ascoltato proprio sul menù funzionale. Allora, il discorso qual è? Che io sono arrivato lì a Bologna. A un certo punto entro in questo palazzo storico, quindi io l'ho preso quasi come una passeggiata. Arrivo lì a Bologna e sento qualcuno che pronuncia il mio nome. E quando vado a vedere chi è che pronuncia il mio nome, era Alain Ducasse che leggeva il programma e che diceva c'è Franco Pepe. Poi si rivolge a me e mi dice tu c'hai la tua lezione alle 16, io alle 15:55 sono di fronte a te e ti ascolterò. Allora, il discorso qual è? Che per me, sai, a un pizzaiolo che in un luogo dove tu non sei abituato a lavorare, mi gioco tutto su un sesto di una pizza e mi trovo Alain Ducasse di fronte. Quindi mi sono giocato tutto su quello spicchio di pizza. E quando li ho assaggiato quella bufala profumata che fa parte del menù della pizza mediterranea, dove io poi ci ho abbinato l'extra piatto con gli abbinamenti, quindi delle fibre, con le erbe spontanee e il dressing per il cornicione, su quel un sesto di pizza, Alain Ducasse quando l'ho assaggiato, quando ha preso il cornicione, l'ha messo nel dressing e l'ha gustato, si è alzato e preso il microfono e ha detto tu hai portato la pizza a un livello che gli altri non l'hanno portata, ma hai portato la pizza a livello della moda. Quindi per me è stata una cosa bellissima, poi mi ha invitato a Parigi e poi la cosa più bella è che il 1° dicembre lui ha preso il suo aereo privato, atterrato a Napoli, venuto qui, fatto una degustazione delle mie pizze e è ritornato a Parigi appena dopo aver finito di mangiare la mia pizza. Quindi per me, per un pizzaiolo, è stato un riconoscimento importante, un riconoscimento importante soprattutto da uno chef, che è lo chef più stellato al mondo, e quindi è un messaggio che non va solo a me, ma va al mondo pizza, a tutti i pizzaioli, un messaggio per dire cerchiamo di lavorare per una pizza non solo buona, ma sana. Una domanda che magari in molti si chiederanno, ma Franco Pepe ha una sua pizza preferita, la sua pizza del cuore, diciamo? Sì, molti me lo chiedono, molti giornalisti mi chiedono qual è la tua pizza preferita. La mia risposta è non è la mia. E allora mi dico come non è la tua? Sì, però nel mio menù è il calzone con la scrolla riccia di mio padre Stefano. Quel calzone con la scrolla riccia viene messa nel forno con una scrolla riccia cruda, acciughe di cetare, capperi di pantelleria e olive del territorio, no? Caiazzane. E quindi quel calzone mi ha portato pure tanta fortuna, perché quando ero nella pizzeria di mio padre ho avuto l'incontro con Luigi Veronelli e Luigi Veronelli ha presentato un vino del territorio con l'abbinamento di questo calzone della scalola riccia di mio padre, e lui ha scritto le prime 3 pagine su Franco Pepe. Prima abbiamo parlato del mondo della cucina che è in continua evoluzione. Quali sarebbero i consigli che Franco Pepe potrebbe dare, a un giovane che tenta di approcciarsi, di iniziare un percorso in questo mondo? Allora, io sono anni che ripeto questa cosa. È importante che nella scuola istituzionale ci sia un percorso di formazione di base di pizzaiolo. Oggi nella scuola istituzionale degli alberghieri non c'è il percorso del pizzaiolo, quindi i ragazzi non sanno dove formarsi dal punto di vista più tecnico-scientifico. Io ti dico solo che i ragazzi che sono
cresciuti al mio fianco, che hanno avuto più possibilità di affiancarsi al mio saper fare, sono i ragazzi che arrivano dall'alberghiero, che hanno una formazione di base in cucina, perché come dicevo prima, oggi non è solo l'impasto, ma la scelta della materia prima e la trasformazione della materia prima. Quindi se tu hai una formazione di base sugli aspetti nutrizionali, di come trattare la materia prima, tu oggi hai la possibilità di diventare un bravo pizzaiolo. Pizzaiolo non significa oggi saper fare solo l'impasto e conoscere le farine, saper fare un po' tutto, avere le basi pure di cucina, perché la cucina va applicata alla pizzeria. E quindi va applicata alla pizzeria perché soprattutto nella trasformazione della materia prima, quindi del topping, devi capire in che modo tu, se noi parliamo di nutrirsi attraverso i criteri della dieta mediterranea, quindi il bilanciamento, l'apporto nutrizionale, eccetera, dobbiamo far sì che se un pomodoro è ricco di polifenoli, noi lo dobbiamo saper trasformare e riportare nel piatto nel modo giusto. Cioè non è più il menù che deve fare fede al cliente, dice leggi il menù DOP, slow food, presidio slow food, eccetera, dice questi farà una buona pizza. No, non è il menù che deve far fede, dobbiamo capire chi ha accolto quella materia prima, chi l'ha trasformata e in che modo l'ha rimessa nel piatto. Franco, ti ringraziamo tanto per la tua disponibilità, per averci raccontato la tua storia, il tuo percorso, e speriamo che sia da nozione e sia stato un piacere anche per te essere qui con noi. Per me è sempre un piacere interagire soprattutto con voi giovani, perché noi quello che faccio, come ho detto prima, è nel consegnare quel poco che so fare alle nuove generazioni. Quindi anche un consiglio, anche che può essere una frase che possa far riflettere come oggi ci possiamo nutrire in modo sano, per me è la cosa più importante che ci possa essere oggi. Un saluto. Grazie a voi.